Non dirmi che è impossibile. Forse lo è per te. I climbers a Yosemite erano tutti d'accordo su una cosa. Questo progetto è e rimarrà impossibile. Ogni tentativo di liberare la via sarà un fiasco, soprattutto se a provarla sarà una donna. Lynn Hill vedeva qualcosa che gli altri non vedevano. Infatti non solo riuscì a salire in libera i quasi 900 metri di via con difficoltà fino all'8 B+, bensì la salì in sole 23 ore. Venne definita da Yvon Chouinard, climbing legend nonché fondatore di Patagonia, l'impresa più grande mai fatta sulla roccia. Alexander Huba scrisse: con questa prestazione Hill superò la predominanza maschile dell'arrampicata, lasciandosi alle spalle ogni climber. Se non hai capito di quale via stiamo parlando, lo scoprirai nei prossimi minuti. Nel frattempo, ecco alcune delle salite più spettacolari di Lynn. Siamo nel 1979 in Colorado. Fu la prima persona a scalare in libera Ophir Brook, 7C. Al tempo era la via più dura mai scalata da una donna, nonché una delle vie in fessura più dure al mondo. Nel 1984 a Gunks mise a segno la prima libera di Yellow Crack, 7B+, e Vandals, 7C+, entrambe a vista. Vandals era la più complicata di tutta la East Coast. Russ Raffa, compagno di cordata di Lynn, definì la salita di Yellow Crack molto pericolosa. In caso di caduta, le chance di sopravvivere sarebbero state minime. Liberò Turey Street, 7B+, a New Hampshire, nel 1985. Era senza dubbio la migliore scalatrice dei Gunks, come la chiamava la leggenda dell'arrampicata locale Kevin Bine. Nessun uomo scalava significativamente meglio di lei. Nel gennaio del 1990, Jean-Baptiste Tribu, il primo a liberare Mass Critique 8B+, a Simaí, Francia, sfidò Hill dicendo che nessuna donna sarebbe mai stata in grado di scalarla. Hill impiegò meno tentativi di Tribu e dopo 9 giorni di sforzi estenuanti diventò la prima donna ad arrampicare Red Point, l'8B+. È stata descritta come la scalata su roccia più difficile mai fatta da una donna. Fu la prima donna ad arrampicare l'8A a vista, Simone, a Frankenjura in Germania nel 1992, Midnight Lightning, 7B+, a Yosemite nel 1998. To Bolt or Not to Be, 8B+, a Smith Rocks nel 1998 e Scarface, 8B+, a Smith Rocks nel 1999. Il suo più grande exploit, però, fu nel 1993, quando salì in libera The Nose al Captain, Yosemite. La via ritenuta impossibile da chiunque.
Questa ascesa incise il suo nome nella storia dell'arrampicata mondiale. Ma chi era Lynn Hill prima di scrivere la storia? Nasce a Detroit nel 1961, per poi trasferirsi in California. Già da bambina si arrampicava sugli alberi e sui lampioni. All'età di 8 anni iniziò a praticare ginnastica artistica e divenne una delle migliori ginnaste dello Stato. Sicuramente le capacità sviluppate giovarono ai suoi successi in arrampicata. In particolare, l'abilità di compiere una serie complessa di movimenti, dividendoli in step più facili da eseguire anche sotto pressione, l'aiutò a diventare la climber che conosciamo. Divorava libri e riviste d'arrampicata per scoprire la cultura del nostro stile di vita. Fu influenzata dall'etica di non lasciare traccia sulla roccia di Von Chouinard e dall'exploit di Beverly Johnson, una solitaria di 10 giorni sulla Dihedral Wall al Captain. Come spiega Hill? Ero impressionata non solo dalla conoscenza e dal duro lavoro che aveva messo nella sua ascesa. Mi ha affascinata il coraggio e la fiducia che ci volevano per mettersi in gioco, per far qualcosa all'avanguardia, arrampicare a una delle big wall più grandi del mondo in uno dei modi più impegnativi possibili, in solitaria. Ci era riuscita e aveva dato alle donne scalatrici come me un'enorme fiducia nell'essere noi stesse e nel non sentirsi limitate dall'essere una minoranza in uno sport dominato dall'uomo. Nel 1975, mia sorella e il suo moroso mi portarono per la prima volta ad arrampicare, dicendomi che mi sarebbe piaciuto. Avevano ragione. Stava scalando dei blocchi a Joshua Tree. Aveva 14 anni, era appena riuscita a salire una linea, quando un uomo si avvicinò stupito che lei riuscisse ad arrampicare ciò che lui non riusciva a fare. Ho pensato, perché dovresti aspettarti di poterlo fare automaticamente? Solo perché ero una ragazzina non potevo essere in grado di farlo? È stata un'esperienza memorabile, perché mi è venuto in mente che altre persone avevano una visione diversa di ciò che dovrei o non dovrei essere in grado di fare. Penso che le persone dovrebbero semplicemente fare quello che possono o vogliono fare. Non dovrebbe essere una questione di sesso. Arrampicare per Hill diventò un modo per scappare dai problemi. Al tempo i suoi genitori stavano divorziando, non viveva in una bella situazione. Si sentiva più parte della famiglia di amici che si era creata viaggiando a Yosemite, piuttosto che la sua famiglia naturale. Nei primi anni '80, Hill campeggiò frequentemente a Camp 4, nel cuore di Yosemite. Diventò parte della community di arrampicatori e si unì al team di ricerca e soccorso. Nella sua biografia descrive i climbers di Camp 4 come un cencioso esercito occupante che infastidisce i ranger del parco eludendo le tasse del campo, trattenendosi oltre il tempo di accoglienza e comportandosi come zingari. L'arrampicata tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 era qualcosa che facevano le persone emarginate nella società, persone che non erano conformiste. Al tempo, i climbers giocavano a guardie ladri con i ranger del parco. Un'estate, scrive, sopravvisse a Camp 4 con soli $75. A Yosemite, gli alpinisti si guadagnavano da vivere riciclando lattine per pagare le corde d'arrampicata e sopravvivevano mangiando il cibo avanzato dai turisti. Tuttavia, Hill ricorda: questi giorni poverissimi sono stati i migliori e i più spensierati della mia vita. Sebbene i miei amici fossero spesso dei mascalzoni, avevamo un'ottima amicizia. Il club alpino francese, nel 1986, invitò l'elite di climbers americani ad arrampicare in Europa. Lynn si innamorò immediatamente del calcare francese. Arrampicò in Verdon, a Fontainebleau e a Biou. Fu così ispirata dalla cultura europea che ritornò, partecipando alle prime competizioni ad arco e Bardonecchia Sport Roccia 86. Nacque in seguito il Rockmaster. Mi piace viaggiare, è un aspetto fondamentale della mia vita. Ho bisogno di provare nuove sensazioni e conoscere nuove persone per ritrovare il mio equilibrio interiore. Nel sud della Francia, ma anche in Italia, mi sono sentita estremamente a mio agio. Le esperienze che ho fatto sono state fondamentali, mi sento profondamente legata a queste terre.
Qui mi trovo a mio agio con le persone, ma poi ovviamente c'è anche l'arrampicata. Verdun, Seus, Cinque Torri, Arco, un'infinità di belle falesie, opportunità e calcare magnifico. Ama scalare in posti nuovi. È stata in Kirghizistan, Marocco, Vietnam, Thailandia, Scozia, Giappone, Madagascar, Australia e Sud America. Molte di queste salite sono state filmate e hanno contribuito a promuovere l'arrampicata. Diventò una pro climber nel 1988. Le interviste, i servizi fotografici e le apparizioni sui media l'hanno portata a diventare portavoce dell'arrampicata in un mondo dominato dagli uomini. L'arrampicata sportiva è un'attività molto diversa dall'uscire a arrampicare sulla roccia. Sei di fronte a tutte queste persone per performare. Most people don't get why you do what you do. I used to climb trees and climb the neighborhood light pole, and I just really like the sensation of using my entire body. Anybody, after something like that, would stop. Why did you get back up there on the mountain? Because climbing is so much a part of my life. It brings life to me, even though, okay, you could say it's dangerous and I could have died. Yeah, it is dangerous. You could have died. Life is dangerous, though. We're all going to die. So you might as well have fun living your life. Okay, that said, the first time you went back up, you had to be, well, a little more aware. The object is to accept those fears, because everybody has them, and move on from it. Okay, so I'm afraid right now. Is this rational or is it irrational? Yeah, but what is it that you do to get rid of the doubt? Relax. If you're interpreting a situation and saying, oh no, that's too small, I can't hang on to, no, I'm way too tired, you're gonna fall. This is a historical climb, first of all. I've been climbing for 27 years and I know what I'm capable of. So bottom line is, you're saying to me that you climbed this entire face. I looked at these sections, the two key sections that nobody had ever been able to do and still haven't done. The Great Roof, that's one of them. At times I could only get 2 fingertips in the crack. Above my head. You're hanging thousands of feet above the ground with this 2 fingertips. hanging on. Oh my God. At a time. Okay. Nothing actually that you could hang on with your feet. That's why it was difficult. You had to be imaginative. Imaginative? I think you had to be really brave. And maybe some people think a little nuts. Well, some people would, but climbers understand. What do you think? I just think it was incredibly difficult, and it involved a certain amount of creativity. And worth it because? Because it proved a point that I think can be inspiring to people, and especially for women. I got to the top and it was just like, I can't believe it. I actually did it. And even if you're not a climber, just the fact that a woman did something that the men had never been able to do in a male-dominated sport, that says something. Anyone can relate to that. And that's what I wanted. With the rope, I could have gone right up. Nice meeting you. Thank you for being here. Lynn Hill. We'll be right back. The rope.